Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Come potete vedere alla mia sinistra, oggi sarà un video recensione. Andremo a vedere il nuovissimo Blackview BL5000, uscito proprio il mese scorso. Il video di oggi l'ho diviso in tre parti. Nella prima parte faremo l'unboxing e vi fornirò tutte le specifiche tecniche. Nella seconda parte andremo a testare il processore e la fotocamera con un test game e delle foto e un video che ho registrato direttamente con questo dispositivo. E nella terza parte vi svelerò in anteprima i contenuti dei miei due prossimi video che pubblicherò sul mio canale. E ora partiamo subito con l'unboxing. Prima però vi ricordo che nella descrizione di questo video vi ho lasciato i miei tre gruppi Telegram di tecnologia, fitness e games, dove vengono pubblicati giornalmente le migliori offerte a tempo Amazon, per cui se comprate spesso su Amazon e volete risparmiare, entrate nei gruppi, sono completamente gratuiti, basta scaricare l'applicazione Telegram, che anche quella è gratuita, e una volta che entrate sarete aggiornati tutti i giorni, 7 giorni su 7, delle migliori offerte a tempo Amazon. Detto questo, non perdiamo altro tempo e vi mostro subito il contenuto della confezione. 3, 2, 1. Come dotazione base, oltre al BL5000 troviamo il cavo USB, l'alimentatore di ricarica, la pellicola salvaschermo, il manuale utente comprensivo di lingua italiana e la mini chiavetta per micro SD. E ora un po' di specifiche tecniche. Monta del processore octa-core Dimensity 700, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria, sistema operativo Android 11, display da 6,36 pollici in Full HD+, telaio in metallo anticaduta, fotocamera ultra grandangolare ad alta risoluzione ed è dotato anche del sensore di impronte digitali. Per quanto riguarda i colori, il BL5000 è disponibile in tre colorazioni: arancione, verde e total black. E infine, per quanto riguarda il prezzo, il nuovo modello di punta in casa Blackview viene venduto a 429 euro, ma è attualmente in offerta a tempo Amazon a soli 369 euro, che per le caratteristiche che ha è veramente un ottimo prezzo. Se per caso siete interessati a questo bellissimo smartphone o vi volete fare un regalo, vi ho lasciato il link diretto della promo Amazon in descrizione, per cui siete interessati entrate nella descrizione del video e vi porterà direttamente nello store Amazon del BL5000. Eccoci qua nell'home page di Android 11, l'ultimo sistema operativo uscito in casa Android, e devo dire che sono rimasto ammaliato dalla bellezza delle icone delle applicazioni. Guardate, faccio veramente i complimenti a Blackview perché per la scelta stilistica delle icone si sono veramente superati. Per quanto riguarda la fluidità, come vedete è veramente molto buona. Adesso andiamo a provare la sensibilità del sensore di impronta digitale che si trova alla destra del dispositivo. Adesso l'abbiamo messo in stand by, vediamo se prenderà il nostro dito al primo colpo. Sì, l'ha sbloccato subito. Facciamo 2-3 volte la prova. Stand by, sblocco. Anche il secondo test è andato. Stand by, sblocco. Stand by, sblocco. Come avete visto ha un sensore di impronta veramente molto preciso. Ho fatto 4 test e tutte e 4 li ha superati. Anche se non tenete il dito perfettamente parallelo, riesce comunque a leggere la vostra impronta. Per cui questo sensore è approvato al 100%. Adesso invece andiamo a testare la sensibilità del display. Guardiamo subito. Come vedete, appena tocco legge immediatamente il contatto. Guardate, anche se vado veloce riesce a capire istantaneamente ogni mio spostamento. Adesso invece proviamo la multitouch con 10 dita in contemporanea. Vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfetto, anche il test del display è superato. E ora, per dimostrarvi la qualità della telecamera, vi mostrerò delle foto e un video che ho scattato direttamente con questo dispositivo. Partiamo dalle foto. Questa l'ho scattata nel giardino di casa mia mentre mi stavo allenando col tiro con l'arco. Guardate, anche zoomando si vedono perfettamente tutti i buchi delle frecce e anche la qualità dell'erba è veramente molto alta. Proseguiamo. Guardate anche questa come ben definita e soprattutto i colori come risultano naturali, per cui anche in fotografie scattate all'esterno non trovo particolari imperfezioni. Questo invece è il Lego presepe fatto da me original, che esporrò nella mia postazione verso i primi di dicembre. Come vedete, tornando al discorso fotografia, anche qua zoomando si vedono perfettamente anche le scritte Lego nei punti della base. Questo è un video in Full HD che ho ripreso sempre nel giardino di casa. Guardate la luce come viene perfettamente ripresa correttamente, anche la definizione dei rami è perfetta e in più durante lo spostamento non ho avuto nessun tipo di lag. In conclusione, veramente una buonissima telecamera sia da interno che da esterno. In una valutazione da 0 a 10 si prende un meritato 8,5. E ora andiamo a verificare la fluidità del nostro octa-core con una doppia partita da Asphalt Nitro e Mario Kart. Vediamo il caricamento. Come avete visto ci è impiegato un secondo, è stato velocissimo, per cui già partiamo bene. Selezioniamo il circuito, la macchina l'abbiamo già selezionata, per cui partiamo con la gara. Vediamo anche il caricamento della gara, anche qui è stato rapidissimo. Speriamo di partire bene. Partiamo subito col NOS. Oh, anche loro sono partiti col NOS, già non riesco più a raggiungerli. No, curva.
Adesso devo cercare di buttare fuori qualcuno perché dà la carica del nitro. Ecco, partiamo da questo. No, l'ho mancato. Maledetto. È combattuta, è combattuta. No, mi hanno fregato il NOS. Questo devo prenderlo. Oh, là. Adesso proviamo a vedere se riusciamo. Beccati questo. Oh, uno l'ho fatto fuori. Ma no! Ma l'avevo buttato. Ma che ingiustizia. Cioè, l'avevo colpito io e mi ha dato incidente a me. Che maledetto. Si vede proprio che era del computer la macchina. Proviamo ad andare in questa scorciatoia. Ovviamente vanno più veloci di me gli altri. Dai che fra un po' lo raggiungo. Curva. Oh, mi si è caricato un pochino il NOS. Dai, dai, voglio addosso. Là. Oh, un'altra espulsione. Adesso sono primo, speriamo che non mi... Dai, prendilo. Là. Adesso qua inizia la parte più tortuosa. Devo stare attento a derapare. No, qua l'ho fatta lunga. Adesso devo fare anche la seconda curva, vediamo. Anche. Gira, gira. Oh, forse questa l'ho fatta decente. No! Dai, accelera. No, mi ha superato. Dai, vai col NOS. Beccatelo. Così. No, no. Adesso non devo fare cavolate nelle ultime due curve. Oh, forse non devo derapare. Era troppo larga la curva. Dai, accelera, accelera. Dai, prendi questi NOS. No, l'ho mancato. No. Oh mio Dio, finale testa a testa. Guardalo. Come cerca di si vuole vendicare. No, 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 vai. Terzo livello di nitro, vai, vai, che ce l'ho a fianco. Mamma mia che partita tirata. La partita non ha avuto lag, ma sentite anche l'audio quanto è potente. Adesso lo metto al massimo. Sentite qua che bassi. Ora è il turno di Mario Kart. Speriamo di partire meglio che in Asphalt Nitro. Vediamo di partire con la partenza rapida. Oh dai, ce l'abbiamo fatta. Curva, curva. No, non l'ho mai fatta. Che figata sta pista con le zucche. Non l'avevo mai fatta. Oh mio Dio, vai, salta. Dai, prendi la velocità. Così. No, la bomba, via, 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 via. Che pelo. Mi sta arrivando uno con la... No, no. Guarda Todd come mi vuole lanciare il guscio. Via, via, via. Gira. Oh mio Dio, c'è uno con la stella. Vediamo dov'è. Meno male. No, no, curva. Ma ancora, quanto gli dura? Mi sta facendo una paura. Ma perché Todd è con... Perché brilla? Curva. Curva. No, c'è il treno. Non lo sapevo. Oh, se li ho tutti attaccati. Via. Mamma mia. Curva, curva. No, no. No. Maledetto. Anche, mamma mia, proprio a me dovevano tirarlo. Ok. No, curva. Dai che... No, maledetto Todd. Cioè, questa te la paghi carissima. Questa la paghi cara. Dai, sfrutta la scia. No! Mi ero dimenticato che era già l'ultimo giro. Tutta colpa di quel guscio blu. Come avete visto dai caricamenti sono rapidissimi. In conclusione devo dire che questo octa-core MediaTek Dimensity 700 si è dimostrato molto performante durante il test gaming. Spero che questa recensione vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video lasciate un like. Se anche voi come me siete amanti di tecnologia, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così sarete avvisati ad ogni mia pubblicazione. E ora vi svelo in anteprima il contenuto dei miei due prossimi video che pubblicherò sul mio canale. Il primo video che uscirà martedì prossimo sarà il video vlog con la carrellata cosplay di tutti i cosplayer che incontrerò questo weekend al Milano Comics. Non ve l'avevo ancora detto e colgo questo video per comunicarvelo, ma questa domenica sarò al Milano Comics, per cui spero di incontrare tanti di voi perché so che molti cosplayer mi seguono. Mi raccomando, se qualcuno di voi che mi segue sarà presente al Milano Comics, lo scriva tra i commenti così so che cosplay porterete. Nel mio caso sono ancora indeciso se portare la versione Kakashi Ambo oppure la versione finale Kakashi Sensei. E per quanto riguarda l'altra pubblicazione
notificazione che vi svelo in anteprima, pubblicherò un video inerente al mio canale che parla e spiega della monetizzazione YouTube, mostrandovi direttamente, senza filtri, quanto guadagna il canale YouTube da 7000 iscritti. Per cui vi farò vedere direttamente le mie analytics del mio canale, così potete vedere precisamente al centesimo quanto sto guadagnando di pubblicità ogni mese. Infatti secondo me sono uno dei youtuber più trasparenti nei confronti dei suoi followers, perché tutto quello che faccio, guadagno o programmo ve lo racconto sempre in tutti i miei video. Per cui se siete curiosi di sapere quanto guadagna un canale piccolo come il mio con la monetizzazione, seguitemi su questo canale, perché nel secondo video che pubblicherò la prossima settimana vi svelerò tutti i contenuti di questo argomento. Detto questo, siamo arrivati alla fine anche oggi. Un saluto da Luca Ta, che è il nostro bellissimo BL5000, e vi do appuntamento al Milano Comics questa domenica. Ciao!